Ieri ero amareggiato, non che oggi non lo sia, ma c'è una grande differenza. È che ieri ero calmo, moderatamente calmo. Oggi sono anche arrabbiato. Sono molto, molto adirato oggi. Molto. Spero di mantenere sangue freddo perché sarà anche che poi vai anche un po' a realizzare, perché ieri sei anche un po' frastornato a caldo, no? Da quel rimbalzo, quell'altalena di emozioni, vivi le due partite, devi assorbire e ripeto, soprattutto perché sono rimasto calmo, nonostante io e il mio limite do di matto solitamente, no? Con l'adrenalina della partita appena finita. Calmo perché comunque poi non vuoi provi riconoscenza verso un gruppo squadra che comunque in un'altra competizione, quella europea, sta facendo qualcosa di davvero impattante e fuori di dubbio. Come è fuori di dubbio che il campionato non sia, non abbia rispettato, secondo me, le aspettative di un intercampione d'Italia. E spesso e volentieri abbiamo buttato dentro la stanchezza. Per me questo discorso è stato un alibi un po' troppo grande. Cioè, fino a un certo punto lo faccio anche passare, ma poi parlare sempre e soltanto di stanchezza è molto riduttivo. Ma ribadisco, dove divento feroce? Dove? E come ha risposto l'Inter a tutto ciò ieri al triplice fischio? Come ha risposto l'Inter? Come? O meglio, non ha risposto. Cioè, silenzio stampa. Cosa mi rappresenta il silenzio stampa? Cosa? Davvero vogliamo far passare il messaggio che siamo arrabbiati per gli episodi arbitrali? Veramente vogliamo far passare questo messaggio? Vogliamo quindi porci quasi al pari di tutti quelli che dall'inizio del campionato, ah ma Rozza League, il campionato è falsato e quindi veramente vogliamo buttarci insieme a quelli là? Perché facendo così ti poni allo stesso livello e io a quel livello non ci voglio stare. Non ci voglio stare. Non mi ci buttate dentro perché non ci voglio stare. Non voglio passare per piangine a piagnucolone. Per favore, perché l'Inter il campionato non l'ha perso per gli episodi arbitrali, per il rigore sì, il rigore no, il fallo mano sì, il fallo mano no. Non l'abbiamo perso per quello il campionato. Quindi non offendiamo l'intelligenza dei tifosi che pensano e che non si mettono soltanto lì a guardare, no, il fermo immagini, ripeto, di un episodio. No, no, non mi è piaciuta sta roba. Non mi è piaciuta. Dobbiamo crescere. Dobbiamo crescere. Parlo forse anche di tutto il movimento italiano, ma in questo caso parlo ovviamente della mia squadra, che ne è complice in questo caso. E ripeto, anche perché poi apriamolo una parentesi. Prima, come al solito, signori miei, se volete lasciate un like per l'algoritmo, iscrivetevi al canale se volete seguire i prossimi contenuti, la campanella e tutto il resto. Grazie, come al solito. E grazie per... Ecco, il grazie fatemelo dire non in maniera sbrigativa. Perché comunque siete lì a guardare la live reaction, post partita, commentate. Certo, c'è anche il tifoso di turno che ti attacca in qualsiasi... Fa parte del gioco, però io il supporto che mi date lo devo per forza di cose apprezzare e vi dico grazie sinceramente. La parentesi che apro sul discorso arbitrale. Ieri poi cosa c'è da lamentarsi? Alla fine ho sentito anche Biasin che io stravedo per lui. Io ammiro in maniera più assoluta. Però davvero un po' siamo passati un po' per tifosotti medi e non va bene, non mi piace. Cioè ieri parlare dell'arbitraggio perché? Forse c'è un solo episodio, forse c'è un solo episodio che si può discutere, no? La doppia, la sbracciata, no la sbracciata, no? La doppia, la spinta con le due mani di Rovella nel primo tempo sullo 0-0 su Bissek, che per me è leggerissima, e il classico rigorino che alcune volte ti anche danno. Stop, non c'è altro da discutere, non c'è altro. Non c'è proprio altro da discutere. Cioè, Bissek fa, a parte che già ce l'ha così, e anziché averlo così, ce l'ha già così e poi fa così.
fallo di Mani, punto. Lo hanno detto tutti. È solo voler andare a creare che cosa? C'è poco da dire. E visto che si dirigeva non è che si dirigeva, si giocava su due partite, quella di ieri, anche a Napoli, cioè cosa c'è stato di sbagliato? Anzi, c'era stato fischiato un rigore inizialmente giusto perché Neres fa la finta e quello era fallo, però è giusto anche andare a vedere l'azione e c'è un fallo netto, che poi qualcuno vuol cambiare, vuol dire, vuol fare, ma c'è un fallo netto di Simeone. Stop, non c'è sta, anzi, ieri c'è proprio zero da parlare degli arbitri, c'è da parlare del campo, c'è da parlare del campo, perché quello è il discorso, perché poi non si vuole parlare del campo, quello è il discorso, e dobbiamo parlare del campo, devi parlare del campo, quello è parlare del campo è sempre difficile, e in Italia sta cosa dobbiamo capirla, perché è troppo facile, per qualsiasi tifoso, di qualsiasi squadra, quando le cose vanno male, parliamo dell'arbitro, cioè c'è l'arbitro dell'arbitraggio, no, non è così, non deve funzionare così. Ripeto, ieri far passare questo messaggio di rabbia, di frustrazione per una guida, per me è sbagliatissimo, una cosa sbagliatissima che non mi è piaciuta. Anche perché poi, ribadisco, c'è da sottolineare, e qua andiamo alle dolenti note, un campionato che, come abbiamo elogiato giustamente, in maniera anche forse per i tifosi avversari anche stucchevole, ma abbiamo elogiato un Inter che ti andrà a giocare una finale di Champions, che ha battuto Bayern Monaco, che ha battuto Barcellona, quindi c'è poco da parlare. Il percorso in toto dell'Inter è un percorso ammirevole, no? E di cui noi tifosi siamo per forza di cose felicissimi. Allo stesso tempo questo campionato giocato dall'Inter è poco più che sufficiente, ragazzi. È un campionato che inizia, che finisce come è iniziato, l'ho detto ieri e lo ribadisco anche oggi, l'abbiamo visto dalla prima giornata che l'Inter non ci metteva la stessa fame. L'abbiamo visto dalla prima giornata che non c'era la stessa motivazione. Io non so quante partite, tra l'altro, di cui l'Inter era in vantaggio e si è fatta pareggiare o rimontare una partita. Non ce l'ho questo dato e non voglio neanche averlo, perché credo che sarebbe davvero significativo, no? Anche ieri sei andato due volte avanti. Sei andato due volte avanti e non sei riuscito a portartela a casa. Ma non c'era quel furore. No, lo vedi, non c'era quel furore. E il discorso di Giovanni Tregioni non può essere riduttivo solo a quello, non può, anche perché poi sta roba la dobbiamo anche dire. Io ricordo la Juventus quando giocava le finali di Champions, li vinceva gli scudetti, e non vinceva uno scudetto di 80 punti, vinceva uno scudetto di 90 punti. Qualcuno mi dirà, ma un'altra squadra, altri competitor, altri tempi. Sicuramente, così come è sicuro che, ribadisco, vinceva scudetti non di 80 punti, ma di 90 punti. Ecco, se non sbaglio quello di 91 che era sulla Roma o sul Napoli. Comunque andava così. E sta storia del, ribadisco, si gioca ogni 3 giorni, l'abbiamo secondo me un po' preso un po' come scusa per dire ma così, ma in effetti comunque noi ce lo siamo giocati. È vero, l'Inter alcuni punti li ha persi perché arrivava stanca e altro, ma tanti li ha persi per negligenze proprie. Ripeto, anche ieri poi questa è una finale. Ieri davvero è una finale e potevi aspettartelo vedendo l'andamento del Napoli che fosse difficile per loro. E tu sta partita la dovevi portare a casa, anzi la stavi portando a casa e che non ci sei riuscito. La stavi portando a casa, sei stata avanti. Eri avanti anche nella classifica, no? Fino al 90° eri tu avanti e padrone del proprio destino. Eri tu. Ma è mancato un po' di tutto, ragazzi. È mancato un po' di tutto in questo campionato. E il fatto che poi, l'abbiamo già detto, lo ribadisco, si parla di un Inter completissimo, un Inter. No, per me, ripeto, l'Inter non ha questa rosa così profonda. L'Inter, ripeto, ogni volta che non gioca la coppia d'attacco titolare è un macello. È un macello, ragazzi. È un macello. Cioè, ma Correa, Arnautovic, Taremi che è mancato e di cui è un punto interrogativo, perché poi Taremi ci aspettavamo altro. Ma con Correa e Arnautovic, ma come fai a vincere queste partite? Cioè, di che parliamo? Sì, abbiamo anche un po' ci eravamo anche un po' galvanizzati su Arnautovic, ma Arnautovic è da 2 anni che
Dai, onestamente qualcosa va fatta, qualcosa andava fatta forse anche a gennaio, facendo qualcosina, perché tutti parlano, no, e il Napoli ha ceduto Kvara, questo e qua. Ma io parlerei di un Inter che, ripeto, so anni che non fa mercato, anzi, l'unico che avevamo preso a gennaio, Zaleschi, e qui vado a dare qualche colpa anche a Inzaghi, che poi era stato il migliore nelle ultime uscite, il più giocatore più in forma, l'ha messo solo gli ultimi 7 minuti, e quindi, boh, francamente non lo so, ma ripeto, io sono molto, molto d'accordo con le parole di Di Canio che ho ascoltato a Sky. All'Inter è mancato quest'anno quella determinazione che abbiamo visto, l'abbiamo vista in Champions, cioè l'abbiamo vista in partite come contro il Bayern e come contro il Barcellona, gare in cui non molli di un centimetro, e quella fame, quella grinta non c'è mai stata in campionato, non c'è mai stata, non c'è stata, non prendiamoci in giro. E quindi non lo merita, cioè l'Inter questo scudetto, adesso si parla, si giocherà venerdì, no? E poi casualmente lunedì, ma io paradossalmente quasi non vorrei, non vorrei vincere, no che non vorrei, lo vorrei vincere, non prendiamoci in giro, è come se me lo prenderei comunque sto scudetto, è come se te lo prendi comunque, però non lo meriti, cioè non lo meritiamo, non lo meritiamo, perché è vero che il Napoli sta singhiozzando, ma il Napoli, io sono sempre stato uno di quelli che ha detto Napoli 2 anni fa l'ha vinto lo scudetto, sono uno di quelli che vi dice da inizio stagione che se lo giocherà fino alla fine, sono uno di quelli che dice questo Napoli è una squadra che che era, non dico strutturata, ma aveva le possibilità di alzarlo, quello scudetto, soprattutto con uno come Conte in panchina, però è anche vero che per me è mancata terribilmente l'Inter, cioè il Napoli mentre il suo l'ha fatto, l'Inter è mancata. Cioè, questo scudetto si vincerà con 82 punti. Questo scudetto è molto, ma molto, molto più grave il fatto che tu l'abbia lasciato alla tua competitor, molto più grave di quello che vinse il Milan di Piolo. Molto più grave, ragazzi. Molto più grave. Perché se lì parlavamo comunque di un Milan che era dietro di tanti punti, ma il Milan l'Inter e il Milan le ultime 5 partite le vincono. Fanno quel filotto, lo fanno per portarselo a casa. Qui invece è uno sgambettare continuo. Cioè, nulla a che vedere, ragazzi. Nulla a che vedere. Lì il Milan quel filotto l'ha dovuto fare e l'Inter è stato lì ad aspettarlo, ad aspettare quell'errore che non è arrivato. Qui di errori ce ne sono infinità di errori. Ce ne sono infinità. Col Napoli che addirittura le ultime due non le vince. E tu non sei capace con fame di andartela a prendere. E io mi auguro, ecco, qui andiamo alle dolenti. Io mi auguro che paradossalmente, perciò dicevo ieri un po' in live reaction, non so se l'ho messa quella parte o meno, forse l'ho tagliata. Dicevo, quasi è meglio se avesse vinto il Napoli in goleada, perché tu già l'avevi dato comunque quasi per fatto sto score. L'avevi dato, no? L'avevi. Invece così hai veramente la sensazione che te lo sei, l'hai perso e l'hai perso più di una volta. L'hai perso tante volte in quest'annata, sto scudetto. E non vorrei che intaccasse alcune certezze anche per la Champions, perché lì voglio vedere l'Inter che abbiamo sempre visto. Allora io glielo perdono, tra virgolette, glielo perdono questo scudetto che si poteva tranquillamente vincere e non lo vince. Lo perdono, ma nella finale non dico che dobbiamo, perché poi palo dentro, palo fuori, abbiamo detto, ma voglio vedere una finale come abbiamo sempre giocato, almeno quella, fatemela vedere con gli occhi della tigre come l'Inter è stato in Champions, fatemela vedere, perché lì poi se no veramente sclero di brutto. Detto ciò, comunque anche complimenti alla Lazio che ha fatto la sua partita, era un avversario che per carità doveva fare quello che doveva fare, e dovevano qualificarsi, dovevano provare, e hanno fatto la loro partita. Ieri mi sono soffermato poco sulla Lazio, lo faccio anche oggi perché poi non vuoi, nella mia testa da tifoso in questo momento ci sono altre priorità, ma brava la Lazio, bravo il Parma, ecco, diciamole queste cose perché hanno fatto quello che dovevano fare, ma soprattutto per i loro interessi, come è giusto che sia. E bravi, sempre onore sempre agli avversari che mettiamo sempre in secondo piano, bravi anche loro e niente. E bravo il Napoli, cioè bravo il Napoli che poi alla fine si andrà a portare questo scudetto sfruttando le loro bravure e i demeriti degli avversari, secondo me, che non tolgono ai propri meriti, che non devono togliere niente, però
già come la sta facendo passare Conte, anche lì, ripeto, io non mi trovo con Conte che sembra che abbia giocato con Paperino in porta, con Topolino in difesa e Ciccio Formaggio a centrocampo. Io non mi ci trovo con Conte, con questi discorsi che come al solito portano a lui è un fenomeno, è riuscito a fare qualcosa di galattico con una squadra di Barbagianni. Non la vedo così. Non la vedo così. Sarà perché io è dall'inizio del campionato che racconto un'altra storia, ma problemi miei. Signori, questo è il mio pensiero. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, likeate e se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.